La mente che mente. Perché la mente mente? La mente è menzognera e, paradossalmente, non sa di mentire perché è solo la coscienza a distinguere la mente dalla verità, non la mente in sé. Quindi la mente vive e sperimenta continuamente ciò che reale non è, dove tutto è aleatorio, mutevole, sfuggente, evanescente, ma soprattutto poggia su opinioni e personalismi, ovvero su dati errati che si è costruita nel tempo e che accetta come fonti di verità. Quindi la mente in se stessa, se priva di autocoscienza, non potrà mai essere affidabile, sicura e certa. La stessa mente, la stessa scienza che la mente razionale vede come fonte di verità, continua a smentire se stessa, dove ciò che ieri riteneva certo, per non parlare dei numerosi voluti inganni della scienza quando vuole occultare certe scoperte, oggi non lo è più. Per non parlare poi dell'influenza che hanno le emozioni e i sentimenti quando le facciamo entrare in gioco su relazioni impossibili. La mente quindi, sul piano del relativo, è inaffidabile e ogni qualvolta esprime un'idea ha già manifestato apertamente l'errore. La mente si potrà considerare fidabile e veritiera quando non è più contaminata dal pensiero e quando la coscienza consapevole si impone. Ma la mente dell'uomo comune non può non pensare perché è continuamente catturata, stimolata da ogni genere di provocazione che il mondo, con le sue lusinghe, offre alla personalità, la cui peculiare caratteristica è quella di pensare perché è costretto ad agire. Una mente duale deve trovare sempre nuovi stimoli per poi agire. Una vita spesa nella menzogna è una vita perduta in uno stato di inconsapevolezza e quindi di sicura sofferenza. I più diranno: per vivere in questo mondo bisogna pensare e non è possibile sottrarsi a questa condizione. Questo è vero per chi non ha voglia di cambiare, di cercare la verità, di conoscere ciò che vi è oltre la mente che mente. In realtà si può agire anche senza la mente duale, ma solo con l'intelletto superiore, fonte di intuizione spontanea, mezzo con cui lo Spirito Divino predilige l'agire. La parte di mente, quella cioè razionale, non andrà modificata perché è scevra di contenuti emotivi. Pensiamo alla persona qual era il Buddha. Lui ha conseguito una mente completamente libera, vuota da ogni cosa, eppure viveva con grande attenzione e consapevolezza. La sua mente ricordava ogni cosa, anche la più insignificante, anche a distanza di anni. Per noi sarebbe una cosa inconcepibile, ma allora perché i grandi della Terra, l'India allora era un continente, ricordiamo, agognavano di incontrarlo e chiedere consiglio su ogni tipo di questione come l'economia, la guerra o su questioni inerenti alla gestione del regno e così via. Com'è possibile che chi ha conseguito una mente vuota e passa le sue giornate in meditazione, interrotte solo da un frugale pasto ricevuto con elemosina e da qualche sermone tenuto sia ai monaci che alla gente comune che per incontrarlo camminava giornate per mesi per incontrarlo? Com'è possibile? Il fatto è che non siamo in grado di immaginare la potenza che ha una mente vuota, libera da qualunque condizionamento ma piena di spirito divino. In conclusione, si può dire questo: la mente può esprimere due condizioni, quello dell'identificazione col corpo, oggetti, persone, emozioni, eccetera, e sarà sottoposta all'azione dell'ego, oppure lo stato della pura autocoscienza che esprime felicità, beatitudine a pagamento totale, sperimentabile dopo aver trasceso questo mondo illusorio, quindi lo stesso falso ego. Gesù aveva detto: non si possono servire due padroni, come dire che non si possono avere due menti diverse e operative nello stesso tempo. O si serve Mammona o Dio. A noi la scelta.